Nel caffè letterario di oggi ci occupiamo della rivoluzione scientifica, che fu in primis rivoluzione astronomica, ma non solo. Cosa cambia tra il 1550 e poi tutto il corso del 600? Beh, cambia completamente, ragazzi, l'approccio dell'uomo nei confronti della realtà circostante. Perché? Perché fino a questo momento l'uomo si era basato essenzialmente e soprattutto sugli auctores, cioè sugli autori antichi del passato che avevano elaborato tutta una serie di filosofie, quindi di approcci particolari alla realtà, quindi tutta una serie di teorie che però non erano mai state verificate. Questo è il problema. Pensiamo soprattutto al grande filosofo greco Aristotele. Aristotele viene preso dalla Chiesa come un modello su cui basare tutta poi la concezione, per esempio, astronomica, e non solo, perché la sua concezione, la sua visione del mondo e dell'universo si sposava molto bene con la Bibbia, per esempio, con il fatto di vedere l'uomo al centro dell'universo. Pensiamo alla Divina Commedia di Dante, per esempio. Tutta la commedia è una summa delle teorie astronomiche del tempo e anche di tutte, ovviamente, tante altre conoscenze, però effettivamente come vedeva l'uomo medievale l'universo? Beh, lo vedeva ovviamente essenzialmente perfetto. La Terra era il centro dell'universo, quindi eravamo proprio al centro, no, della creazione, perché l'uomo era la creatura più importante, era il principe del creato e quindi doveva assolutamente avere un posto di rilievo. Questo è inevitabile. Ecco perché ho detto che la concezione di Aristotele ben si sposava con poi la visione biblica riguardo all'uomo e all'umanità e quindi in generale riguardo anche all'universo. Quindi l'uomo posto al centro del mondo, ma soprattutto posto all'interno di un mondo perfetto, perché tutti i pianeti sono all'interno di sfere concentriche. Basti pensare, no? Quindi alla Divina Commedia, i famosi 9 cieli, i cieli dei pianeti e poi delle stelle fisse e infine del primo mobile e dell'Empireo. Quindi tutti i pianeti sono delle sfere perfette all'interno, no, di queste sfere concentriche perfette, prive di imperfezioni, immutabili, immutate nel tempo. Quindi vedete, la perfezione rispecchiava quella del creatore, cioè di Dio. Quindi era inevitabile pensare che questa fosse la realtà di fatto, però non è così, perché fra il 1608 e il 1610 vedremo che tutte le scoperte, che tutto quello che succederà andranno a cancellare definitivamente la concezione, la visione dell'universo e del cielo che gli uomini avevano avuto fino a quel momento. Quindi tutta la conoscenza del cielo verrà cancellata e abbattuta in un secondo, proprio grazie soprattutto a Galileo Galilei, che puntò il cannocchiale verso l'universo e scoprì tutta una serie di cose di cui adesso ci occupiamo. Però prima di entrare nel merito è interessante quindi notare che cosa cambia dal Medioevo alla rivoluzione scientifica del metà del 500 e poi di tutto il 600, perché non è che scoppia nel 1600 e nel 1599 non c'era, inizia già alla metà del 500 con le prime ovviamente osservazioni e con le prime teorie che poi porteranno alla conferma. Quindi che cosa cambia? Cambia proprio l'approccio da parte degli scienziati, perché coloro che si occupano di physis, quindi di natura, fisica viene dal greco, significa natura, quelli, dicevo, che si occupano di questo iniziano ad applicare alla teoria anche la pratica. Ecco la novità, è questa la differenza. Cioè finora, soprattutto nel Medioevo, anche nelle università, si studiavano le materie però da un punto di vista teorico. Pensiamo alla teologia, pensiamo alla medicina, perché vere dissezioni non ce n'erano mai state sui corpi umani, perché la Chiesa lo proibiva, la religione lo impediva, non c'erano mai state autopsie, non ci sono dei disegni che rappresentino il corpo umano, quindi che rappresentino gli organi e soprattutto la loro giusta collocazione all'interno del corpo umano. Quindi un'anatomia ben definita, ben descritta, non la si conosce e non si sa, proprio non si è mai vista, non si è mai analizzata. Quindi la cosa più importante che cambia, ragazzi, qual è rispetto al Medioevo? È proprio l'approccio. Mentre prima
la teoria era separata dalla pratica, adesso vedremo che alla teoria seguirà la pratica, quindi teoria e pratica verranno unite assieme. Alla teoria deve seguire la pratica, diventeranno due facce della stessa medaglia, quindi saranno inscindibili. È proprio grazie solo poi all'esperimento, quindi all'andare a verificare se effettivamente alla teoria corrispondono poi i fatti, che si potrà effettivamente dimostrare la validità o meno della propria tesi. Quindi una tesi, se non viene dimostrata, rimane una semplice teoria. Anche oggi, per farvi un esempio pratico, perché si parla della teoria dell'evoluzione, dell'evoluzionismo di Darwin? Perché non è mai stato dimostrato. E quindi rimane una teoria, per quanto affascinante, per quanto verosimile, ma non abbiamo una prova certa, una prova schiacciante, e quindi rimane una teoria, come la teoria dell'espansione, no, dell'universo, è la stessa cosa. Finché non abbiamo un dato, un riscontro concreto, scientifico, non è possibile quindi definirla come verità assoluta e indiscutibile. È impossibile da questo punto di vista. Quindi cambia rispetto al passato, cambia l'approccio che gli scienziati hanno nei confronti della realtà. Quindi non ci si limita più alla teoria, ma si passa anche alla pratica. Questo perché? Perché gli scienziati spesso iniziano a costruire da sé gli strumenti di cui hanno bisogno, va bene? O vengono importati o comunque diventano anche molto esperti nelle appunto arti meccaniche, di conseguenza iniziano anche a costruirsi da soli gli strumenti di cui necessitano. Vedremo appunto che Galileo costruisce e poi punta il cannocchiale nell'universo e scopre per esempio i satelliti di Giove, le macchie lunari, cioè osserva la Luna e vede che non è così perfetta e così sferica come si pensava, ma si vedono delle macchie anche a occhio nudo. Cosa sono quelle macchie? Sono le ombre proiettate, no, dagli avvallamenti che ci sono sulla superficie della Luna, quindi proiettano le ombre che poi si vedono a volte anche a occhio nudo, no? Ecco, quindi si scopre che tutto quello che hanno detto gli antichi non è assolutamente vero, non corrisponde a verità. E il primo, il più importante, il più famoso, che fu difeso fino all'ultimo, fu proprio Aristotele. Spesso si ricorreva alla famosa frase latina ipse dixit, lo ha detto lui, e quindi se una cosa l'aveva detta il grande maestro, doveva assolutamente essere vero. Cioè, vedete, era proprio un punto di vista diverso nei confronti della realtà. Siccome l'ha detto un'autorità importante, deve essere vero. Quindi si tendeva a dare credito a una persona importante, di spicco, in questo caso in campo culturale, cioè non si metteva in discussione quanto veniva detto. Quindi pensate a quanto siano cambiate le cose. Oggi invece siamo portati a mettere in discussione tutto quello che ci viene detto, tutto quello che leggiamo o tutto ciò di cui abbiamo notizia, no? Spesso dubitiamo che sia vero. Ecco, all'epoca si iniziò quindi a mettere in discussione tutto quello che finora era stato detto. Perché? Perché facendo i primi esperimenti ci si rende conto che le cose non stanno come, ecco, si pensava. Quindi interessante perché cambia che cosa? Proprio anche il metodo. Adesso non abbiamo più il metodo deduttivo, quindi formulo una teoria e poi vado a vedere se è corretta, o comunque formulo una teoria e rimane così astratta, cioè rimane a livello teorico. No, adesso si passa soprattutto al metodo induttivo. Cioè, cosa significa? Il processo inverso. Si parte dalla conoscenza, quindi si parte dall'osservazione diretta della realtà e poi, facendo degli esperimenti e ripetendo più volte la situazione, si arriva a formulare la teoria, quindi si fa il processo inverso. Poi naturalmente adesso si può usare anche il metodo deduttivo, però alla teoria poi si passa alla pratica, cioè si va a sperimentare se quanto teorizzato corrisponda o meno quindi al vero, cosa che prima appunto non si faceva. Dicevo, rivoluzione scientifica che è in primis ed essenzialmente rivoluzione astronomica. Perché? Perché le più grandi scoperte sono soprattutto in ambito astronomico. Infatti si passa molto velocemente dalla teoria geocentrica, che vedeva la Terra al centro dell'universo, di cui abbiamo appena parlato. Si chiama anche teoria aristotelico-tolemaica, perché sia Aristotele che Tolomeo pensavano appunto che fosse così, la Terra immobile al centro dell'universo, il Sole e i pianeti le ruotassero appunto attorno. Si passa alla teoria eliocentrica, Helios il Sole che viene messo al centro, quindi il Sole è fermo e tutti i pianeti ruotano attorno
al Sole. Oggi ci fa anche forse un po' sorridere vedendo, no, le immagini del satellite, ma all'epoca fu una rivoluzione, cioè cambiò completamente la visione del mondo, perché poi nasce il barocco, perché si entra poi in crisi, perché crollano tutte le certezze granitiche che si avevano fino a quel momento, perché si scopre che la realtà è completamente diversa da quella a cui si era abituati a pensare prima. È come se oggi qualcuno arrivasse e vi dicesse: ma lo sapete che l'universo e i pianeti sono triangolari? Faccio un esempio stupido, ecco, cioè fu un qualcosa di eccezionale che mandò veramente in crisi tutte le conoscenze, i punti di riferimento che fino a quel momento si erano dati per assodati e per certi. Quindi pensate per esempio ad un Aristotele, si scopre che ha sbagliato su una marea di cose. Per loro fu veramente un evento epocale, fu una scoperta sensazionale, tant'è vero che moltissimi studiosi, non solo ecclesiastici, non solo la Chiesa, ma anche molti studiosi rimasero così scioccati da negare l'evidenza, perché voi sapete bene che di fronte alla novità il primo impulso dell'uomo è quello, no, di negare, di rifiutare, cioè abbiamo questo atteggiamento di rifiuto. Ecco, all'inizio si rifiutavano queste nuove idee perché si bollavano questi scienziati come dei mentitori, come coloro che volessero appunto inventarsi le cose tanto per creare scompiglio e per creare il caos. E quindi d'ora in poi tutte le teorie, tutto ciò che si intuisce verrà poi sottoposto ad esperimento scientifico. Quindi Galileo introduce il metodo scientifico, cioè il metodo sperimentale, perché si va a fare un esperimento per verificare se queste nostre intuizioni, queste teorie corrispondono poi al vero oppure no, e quindi in questo modo si vanno anche a capire quali siano quelle leggi fisiche meccaniche che regolano poi tutta la natura, e lo scopo naturalmente non è certo per diletto, ma è per piegare poi la natura al volere dell'uomo, quindi per poter dominare i fenomeni naturali, poterne ricavare il massimo profitto. Pensiamo all'energia: nel momento in cui l'uomo riesce a dominare combustibili fossili non ha più bisogno di dipendere dal vento, dalla pioggia, dal sole e così via, ma può sfruttare e creare energia in qualsiasi momento del dì e della notte. Questo è inevitabile, quindi a poco l'uomo si rende sempre più indipendente dall'ambiente, non deve più sottostare a determinate regole, ma le può scavalcare, le può piegare al proprio interesse. Ecco perché fu una cosa rivoluzionaria. Ricordatevi che già tra il 1100 e il 1200 nel Medioevo gli scritti di Aristotele verranno tradotti poi in latino, tant'è vero che anche lo stesso Dante conosce Aristotele attraverso appunto le traduzioni latine. Nel Medioevo e fino alla metà del 500 quindi si aveva un approccio completamente diverso, cioè per imparare qualcosa riguardo al mondo ci si basava sugli auctores, cioè sui grandi maestri, sui grandi studiosi, soprattutto filosofi, che fino a quel momento avevano indagato la realtà, che avevano cercato quindi di arrivare ad una verità che però non è mai stata dimostrata scientificamente. Questo è il problema, cioè tutto quello che teorizzano i filosofi non viene poi sperimentato, non viene verificato, non c'è, noi diremo, no, la prova del 9, non c'è. Ecco il perché sbagliano, non per volontà, semplicemente perché non avevano gli strumenti per farlo e soprattutto perché poi non applicano questo metodo che invece ora diventa necessario e fondamentale in sostanza. Ecco, quindi è proprio un approccio diverso: da un metodo deduttivo ora si passa a quello induttivo, da una semplice teorizzazione si passa al metodo sperimentale. Non si dà più per scontato quello che dicono i grandi del passato, ma si cerca sempre di andare quindi a verificare di persona. Mentre nelle università si studiavano sempre le arti del trivium e del quadrivium, tutte comunque materie molto teoriche che poi non prevedevano anche l'approccio pratico, ora si passa al metodo sperimentale di Galileo e di molti altri poi scienziati. Cosa si scopre? Beh, per esempio, ho detto tutta la concezione dell'universo che è completamente sbagliata. Adesso vale il sistema eliocentrico, il Sole è al centro dell'universo. Galileo tra il 1608 e il 1610 polverizza tutte le credenze riguardanti quindi lo spazio. Perché? Perché scopre le macchie lunari, i pianeti che non sono assolutamente perfetti e perfettamente sferici come si pensava che fossero, e pubblica il Sidereus Nuncius, cioè pubblica l'opera in cui appunto parla di queste scoperte legate quindi alla Luna.
E poi ovviamente ce ne sono tantissime altre, fino ad arrivare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, dove lì si contrappongono quindi sia visione quindi aristotelico-tolemaica e invece la teoria eliocentrica, dando ovviamente ragione alla teoria eliocentrica e condannando l'ipse dixit, il famoso l'ha detto lui, quindi condanna poi Galileo l'approccio di tutti coloro, la mentalità, l'approccio di coloro che indicavano nel maestro un'autorità indiscutibile, cioè questo è l'errore. Dal Medioevo in poi si fa l'errore di dare per scontato che tutto quello che dice il proprio maestro sia vero, dice ipse dixit, se l'ha detto lui è vero, punto, senza poi però verificare, e questo è stato il grave errore. Tant'è vero che quando Galileo punta il cannocchiale dice ai suoi accusatori: ma tieni, prova a vedere anche tu, no? Guarda se non vedi i satelliti, se non vedi le macchie lunari. E loro si mettono a ridere. Che cosa dicono? Beh, ma per forza li vedi perché li hai disegnati tu dall'altra parte del cannocchiale, cioè capite, negavano addirittura l'evidenza. Quando Galileo pronuncia la famosa frase eppur si muove, no? Eppur si muove, cioè si muove la Terra, perché ha fatto tutta una serie di esperimenti, venne non solo deriso ma anche accusato di eresia, e rischia il processo e la condanna al rogo, mi raccomando. Infatti lo stesso Galileo, per evitare la fine di Giordano Bruno, fu costretto ad abiurare nel 1633. Abiura, cosa vuol dire abiura? Nega che tutte le sue scoperte siano verità scientifiche e fa passare semplicemente per teorie. Ecco, quindi deve ritrattare, la Chiesa gliele accetta, ma solo come teorie, non come verità evidenti e inconfutabili. È chiaro, però se lui non avesse ritrattato sarebbe stato arso vivo sul rogo come Giordano Bruno. Sia Copernico, che fu anche uno dei primi proprio ad ideare questa teoria eliocentrica, poi Tycho Brahe inventa un sistema misto, praticamente la Terra è ferma, il Sole e gli altri pianeti ruotano attorno alla Terra, però gli altri pianeti poi ruotano anche attorno al Sole, quindi inventa questo sistema misto per evitare appunto le accuse. Poi Keplero introdurrà poi le tre leggi, no, di Keplero, e arriviamo poi appunto a Galileo Galilei con tutte queste scoperte. Adesso la tendenza è quella di accettare per vero soltanto ciò che riesco a dimostrare. Ecco, questo è importante, quindi cambia completamente l'approccio, quindi il fenomeno diventa l'oggetto della mia indagine, del mio studio. Devo analizzare i fenomeni, devo osservare quello che succede in natura e devo cercare di riprodurlo anch'io in laboratorio, e se riesco a capire qual è il meccanismo che sta sotto questo fenomeno, allora riesco a formulare poi la legge matematica, perché tutta la realtà, dice Galileo, è leggibile attraverso la lingua, è decifrabile attraverso la lingua della matematica. Un'altra cosa interessante è che il sapere esce dalle università, il centro culturale per l'eccellenza fino adesso, fino alla metà del Cinquecento, e passano alle accademie. Vengono fondate tutta una serie di accademie, soprattutto quella dei Lincei a Roma e quella del Cimento a Firenze. Siamo sempre tra gli inizi e la metà del Seicento. Nel 1662 anche la Royal Society di Londra, quindi tutta una serie di accademie. E che cos'è l'accademia? Ovviamente è un edificio, un luogo dove si trovano, si riuniscono quindi gli scienziati di tutti i vari settori. Poi ci sono accademie che si specializzano in certi settori, altre che sono un po' più allargate, miste, però tutta una serie quindi di sedi, di edifici fisici dove ci si può incontrare per condividere e parlare delle proprie scoperte, quindi è anche un centro culturale e di diffusione delle scoperte. Quindi si passa dall'università all'accademia. La prima accademia famosissima è l'accademia ovviamente di Atene, dove fu ospitata la scuola filosofica di Platone, no? Sapete da dove deriva il termine accademia? Viene da Academo, che era un eroe greco, va bene, un eroe guerriero, il quale donò un terreno alla città di Atene, e su questo terreno poi venne appunto edificata la scuola filosofica appunto di Platone, ovviamente un terreno con un grande giardino, ed è proprio lì appunto che Platone con i suoi discepoli poi si mise a discutere. Quindi accademia viene da questo Academo, il quale donò il terreno
ai filosofi. Perché dico i filosofi? Perché li cito? Perché vedete i primi scienziati, gli antenati degli scienziati, se così possiamo chiamarli, erano proprio i filosofi. È la filosofia naturale che si occupa dello studio della physis, cioè della natura, di tutto ciò che mi circonda, mentre la metafisica, metatafisica, significa andare oltre la fisica, si occupava del mondo ultraterreno, dell'aldilà, di ciò che è oltre la fisica. Ecco la differenza tra fisica e metafisica. Però la filosofia appunto naturale si occupava della natura, in sostanza, della realtà che mi circonda. Però voi capite bene che i filosofi poi non andavano a fare gli esperimenti, osservavano i fenomeni, però poi non avevano anche strumenti concreti e non c'era questo approccio di tipo pratico. E quindi vedete, questo è quello che cambia, quindi l'approccio, il metodo e soprattutto anche questo atteggiamento di non rimanere più legati quindi all'autorità del passato. Naturalmente, quindi adesso non sono più importanti quindi solo le arti del trivium e del quadrivium, ma anche le arti meccaniche. Voi sapete bene che fino a questo momento erano state disprezzate le arti meccaniche, erano relegate a lavoratori di serie B, coloro che si sporcavano le mani. Pensiamo soltanto anche a Petrarca, che aveva una repulsione proprio totale, proprio schifava le persone che si occupavano di arti meccaniche, di tutti coloro quindi che erano obbligati a svolgere lavori manuali. C'è anche poi tutta l'idea, no, così culturale del fatto che questi lavori erano riservati anticamente agli schiavi e alle persone ovviamente illetterate che non avevano studiato, e quindi c'era anche questo pregiudizio, vedete, questo retaggio culturale mentale che impediva, e non è una cosa da sottovalutare. Quindi vedete tutta una serie di concause che hanno rallentato nel corso del tempo quindi una rivoluzione scientifica precedente, quindi che hanno impedito quindi che questa rivoluzione potesse attuarsi in precedenza. Adesso le arti meccaniche vengono rivalutate, vengono riscoperte, perché lo scienziato spesso si costruisce anche gli oggetti di cui ha bisogno. E per farvi capire questa cosa poi interessante, perché in campo medico, per esempio, abbiamo tutta una serie di figure professionali che erano chiamati appunto chirurghi, i quali adesso vengono rivalutati, cioè viene dato loro un maggiore peso, una maggiore importanza. Chi era il chirurgo soprattutto nel Medioevo? Spesso era anche il barbiere, pensate, quello che tagliava i capelli era anche colui che estraeva i denti. Chi era nel Medioevo il chirurgo era il barbiere, quindi colui che toglieva anche i denti, che tagliava i capelli, e però faceva anche determinate operazioni, va bene? Non era il medico era colui che studiava all'università, che aveva fatto molti anni di esperienza all'università, però sempre a livello teorico. Il chirurgo è quello che poi a lato pratico andava invece ad operare, a tagliare, ad aprire. Ecco la differenza. Il chirurgo adesso quindi assume un ruolo totalmente nuovo, viene rivalutata la sua figura naturalmente. E in campo medico, dicevo, abbiamo grandi scoperte anche qui. La più importante è quella del medico, va bene, fiammingo di nome Vesalio. Vesalio era un medico appunto fiammingo che fu il dottore, pensate, addirittura di Carlo V e poi di suo figlio Filippo II di Spagna, quindi siamo proprio nel 500. Quello che è interessante è che questo Vesalio si rende conto che tutta la medicina fino a quel momento si era basata soprattutto sugli scritti di Galeno, forse l'avete già sentito nominare, questo Galeno che però non aveva mai fatto una dissezione. Cosa vuol dire? Un'autopsia, non l'aveva mai fatta. Dissezionare vuol dire aprire, vuol dire dividere incidendo, tagliando, cioè non aveva mai aperto un corpo umano. Se ne rende conto Vesalio. Perché? Perché Vesalio invece inizia a fare le autopsie, inizia a dissezionare i cadaveri e scopre l'anatomia umana, scopre la vera anatomia, come sono realmente disposti gli organi all'interno del corpo, perché c'erano teorie diverse su dove fosse il cuore, su dove fossero i polmoni, quindi non si conosceva neanche la posizione corretta. E inizia quindi a fare dei disegni, inizia a rappresentare tutto quello che vede e pubblica la prima grande opera di anatomia, naturalmente in 7 libri,
diffusa poi in tutto il mondo, e quella fu la prima vera opera di anatomia importantissima, perché fu la prima, quindi fu una svolta epocale nel mondo della medicina. Quindi pensate, no? Si inizia anche a capire come è fatto il corpo, ed è fondamentale poi per capire come curare ovviamente le malattie, capire quali siano i problemi, no? Le disfunzioni del corpo e così via. Quindi un medico fiammingo, vedete, che fa le autopsie, anche se erano vietate dalla Chiesa, spesso si rischiava, molti scienziati andavano di notte a rubare i cadaveri nei cimiteri, quindi voglio dire, non era una cosa da poco. Se la Chiesa li avesse scoperti li avrebbe processati per eresia, e non si poteva assolutamente. C'era un grande controllo da parte delle autorità ecclesiastiche su questo punto. Però, dicevo appunto, Vesalio si rende conto che Galeno ha fatto delle dissezioni solo sugli animali, sui cadaveri degli animali, ma non del corpo umano, non degli uomini. Poi un altro importante medico sarà Harvey, il quale invece scoprirà per esempio la funzione del cuore, cioè questa pompa, no? Che ovviamente serve per far circolare il sangue all'interno delle vene, e quindi scopre anche il sistema circolatorio, il sistema cardiocircolatorio, quindi scopre il sangue, la funzione del sangue, e la funzione quindi del cuore, che serve appunto per pompare il sangue. Quindi vedete, dalla metà del 500 in poi cambia completamente l'approccio, la tecnica viene affiancata alla teoria, e finalmente quindi viene rivoluzionato il punto di vista dell'uomo nei confronti della realtà, il modo in cui l'uomo guarda il mondo cambia completamente. Da questo momento in poi nulla sarà più come prima. Pensate a tutte le ripercussioni politiche, economiche, no? Possono scoprire appunto medicine per curare le malattie, poi si inizieranno anche a scoprire ovviamente nuove armi, nuove tecniche di combattimento, si possono scoprire veramente tante cose, perché è sempre il sapere che poi porterà alla produzione di armi, di mezzi di trasporto, come impiegare determinati elementi chimici. Insomma, piano piano, non parlo di questo momento, però più avanti poi nel tempo, quindi bisognerà regolamentare e controllare queste scoperte, tant'è vero che le accademie nascono anche con questo scopo preciso. Molte sono statali perché lo Stato inizia a controllare queste scoperte, non vuole lasciare che siano troppo libere, perché c'è sempre il pericolo che qualche scoperta sia pericolosa per la società, o che possa quindi andare a minare la sopravvivenza di qualche stato. Insomma, per il benessere quindi di tutti vengono sottoposte a controllo. Quindi l'accademia è il luogo in cui si incontrano questi grandi scienziati, ed è anche l'insieme degli scienziati stessi, quindi che possono iniziare a parlare delle loro scoperte. Poi si diffonde adesso anche la prassi della condivisione quindi di queste scoperte, e la prassi della discussione pubblica. Spesso le scoperte vengono presentate davanti a un uditorio, a un pubblico di interessati, naturalmente inizialmente solo di addetti ai lavori, e poi piano piano anche a un pubblico sempre più vasto, compresi i politici, quindi i governanti, le autorità ecclesiastiche e così via. Però ecco, si diffonde anche questa prassi. Se prima quindi si limitava solo a uno scambio epistolare tra dotti, adesso invece ci si incontra, si possono scambiare idee e scoperte, e anche si discutono su quanto è stato appunto scoperto, su quanto è stato trovato, ideato, e si cerca quindi anche di condividere, perché la condivisione poi favorisce ulteriori scoperte, ulteriori progressi, sia in campo fisico, quindi fisico-meccanico, sia in campo delle scoperte teoriche vere e proprie. Ecco ragazzi, io spero che questo breve video, insomma avete visto, questa è stata una carrellata molto veloce, possa esservi utile. Torneremo molto presto con altri interessanti video, sempre sul 600, che è un secolo molto particolare. Io vi saluto e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!